Il nuovo millennio. Oh, bentornati ragazzi. Oggi dovremmo essere più brevi rispetto all'ultimo video, anche perché ci fermeremo al 2007. Ma cominciamo. Nel 2000 Coinfinity, la valuta fondata nel 1998, si fonda con X.com, una società fondata da Elon Musk che sostanzialmente aveva le stesse funzioni e ideologie di quella di Peter Thiel. Dalla fusione nasce PayPal, che originariamente voleva proprio diventare la moneta di Internet, ma il regolatore bussò subito alla loro porta e impedì lo sviluppo di questa idea. PayPal si trasformò quindi da moneta di Internet a semplice tecnologia di pagamenti che utilizzerà le valute di Stato e si interfaccerà con le banche per permettere i pagamenti su Internet. Nel 2001 nasce BitTorrent, un protocollo peer-to-peer per scambiare file in maniera decentralizzata. Credo che tutti almeno lo conosciate o l'abbiate usato almeno una volta. Con BitTorrent non c'è più la necessità di avere un server centrale al quale collegarsi per scaricare la musica, per esempio, ma ogni computer che ha BitTorrent installato contiene dei pezzettini di file e quando si fa una richiesta tutti i computer mandano questi pezzettini dei file al richiedente. In questo modo non si può attaccare e far chiudere un server per fermare il fenomeno, ma diventa sostanzialmente inarrestabile. Tant'è che questo obbligò le case discografiche a reinventarsi e a far nascere poi gli abbonamenti per ascoltare tutta la musica o vedere tutti i film che si vuole. Nel 2001 accade un altro evento che segnerà la storia dell'umanità e darà inizio ad una serie di limitazioni personali che lì per lì sembravano necessarie, ma che in realtà per cercare di controllare un fenomeno come quello del finanziamento al terrorismo hanno finito col ledere la privacy di ogni singola persona. Sto parlando dell'attacco alle Torri Gemelle. A seguito di questo disastroso evento, gli Stati Uniti, oltre a muovere le truppe in Medio Oriente, implementarono il Patriot Act, restringendo drasticamente le politiche di KYC, Know Your Customer, e Anti-Money Laundering, AML, finendo con il controllare ogni singola transazione finanziaria dentro e fuori il loro territorio. Inoltre obbligarono la Svizzera a togliere il segreto bancario per i correntisti non residenti e impongono sanzioni ad alcuni paesi del Medio Oriente ritenuti complici del terrorista mandante del disastro. Da questo momento in poi diventa anche molto complicato spostarsi per il mondo. Vengono aumentati drasticamente i controlli negli aeroporti e vengono chiuse le frontiere per i cittadini di alcuni paesi o per i cittadini che prima di arrivare negli Stati Uniti sono passati per determinati stati. Nel 2003 esplose un videogioco chiamato Second Life, all'interno del quale tu ti potevi creare proprio una seconda vita e potevi addirittura comprarti beni e servizi utilizzando un token chiamato Linden Dollar. Inizialmente il token era scambiato 1 a 1 col dollaro, ma visto che in tantissimi giocavano a questo gioco e visto che c'era la possibilità di farsi mandare i Linden Dollar direttamente sul proprio account, la gente cominciò ad accettarlo anche come mezzo di pagamento nella vita reale, diciamo. Che ne so, vendevo un oggetto a qualcun altro e invece di farmi pagare con i metodi tradizionali, mi facevo mandare il corrispettivo direttamente sul mio account di Second Life. Grazie a questo meccanismo, questo token non solo divenne molto liquido, ma cominciò ad apprezzarsi e arrivò a valere 9-10 dollari per Linden Dollar. E la gente cominciò addirittura a investirci perché questo token manteneva il potere di acquisto meglio del dollaro stesso. Il gioco ovviamente finì quando il regolatore se ne accorse e obbligò la società di Second Life a mantenere il peg con il dollaro e ne vietò lo scambio all'esterno della piattaforma, troncando così la sua evoluzione e poi a seguire anche l'evoluzione del gioco stesso. Nel 2004 Al Finney, una figura fondamentale per Bitcoin, pubblica un paper intitolato Reusable Proof of Work, o RPOV, in cui spiega come rendere trasferibile la prova di lavoro di Hashcash di Adam Back. Anche questo paper aggiunge un pezzettino all'idea finale di Bitcoin, ma rimane sempre il problema della doppia spesa. Arriviamo al 2008, quando negli Stati Uniti scoppia la crisi dei mutui subprime. Questa ormai è storia moderna.
credo che tutti ne abbiate sentito parlare, anche perché in Europa è arrivata un po' dopo, ma ha lasciato strascichi molto importanti, tanto che non abbiamo più vissuto, almeno in Italia, un periodo di prosperità. Per il nostro racconto questo evento è lo spartiacque, perché il 31 ottobre 2008 avviene la pubblicazione del white paper di Bitcoin. Prima di iniziare a parlare seriamente di Bitcoin, trovo giusto dedicare un piccolo spazio alla community di Bitcoiners che si impegnano costantemente per divulgare e condividere le loro esperienze e conoscenze. Questo non è solo un momento di condivisione, ma anche un momento di ringraziamenti, perché anche grazie a tutte queste persone, se oggi posso provare anche io a trasmettere qualcosa e trovo corretto fare un po' di pubblicità a loro, anche se sicuramente non ne hanno bisogno. Quindi, grazie innanzitutto a Giacomo Zucco, la nostra star italiana. Trovate diversi video sul tubo dove fa divulgazione e dove sono sicuro potrete apprendere parecchio. Grazie a Ricky e Guybrush del Bitcoin Italia Podcast, il primo podcast in lingua italiana a parlare di Bitcoin. Li trovate su tutti i podcast player. Io vi consiglio Fountain, dove potete ascoltare e ricevere in cambio dei Satoshi. I ragazzi li trovate anche su YouTube con il canale Bitcoin Italia Podcast. Potete anche seguire su YouTube sempre il canale Bitcoin Explorers, dove Ricky e Laura esplorano il mondo alla scoperta delle comunità di Bitcoiners. Grazie al Bitcoin in the Club, gruppo Discord con all'interno persone molto competenti dove potrete discutere di Bitcoin. Grazie a Federico Rivi con la sua newsletter Bitcoin Train su Substack. Grazie a Riccardo Masutti, esperto in sicurezza informatica e privacy. Grazie a Massimo Musumeci, il nostro tecnicissimo. Grazie a Turtlecute con il suo podcast Il Priorato del Bitcoin che troverete anche su Fountain. Grazie ai ragazzi dei Bitcoin in Action che purtroppo ora fanno pochi video, ma quelli che trovate sul canale sono molto istruttivi. Grazie ad Ale di The Orange Way che con il suo canale e il suo podcast dà la sua visione di Bitcoin. E un grazie speciale lo voglio dedicare anche a Luca di The Crypto Gateway, che è l'unico canale che nomino che tratta di Bitcoin e altcoin. Ma con lui e con la sua community sono entrato in questo mondo, sono cresciuto e ho imparato tanto fino a decidere poi di dedicarmi solo a Bitcoin. Chiedo scusa a tutti quelli che non ho nominato, ma vi invito a seguire e ad ascoltare tutti perché ognuno potrà mostrarvi un punto di vista differente e potrà farvi scendere sempre di più nella tana del bianconiglio. Ora basta con le svelinate e ci vediamo nel prossimo video dove cominceremo a fare sul serio. Dalla prossima settimana si comincia a parlare di Bitcoin, quindi mi raccomando, ci vediamo mercoledì prossimo. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao!